Cari signori, vi saluto a tutti, vi canto due storielle pure fatti, di maggio che ci porta i fiori e i frutti, noi li raccoglieremo dopo fatti. È un canto per augurare al Padre Eterno che ti mandi un buon raccolto, e si andava per le case, però a quei tempi non ci si andava per prendere la questua, è solo per la bevuta e portare l'allegria. Cari signori, vi saluto a tutti, vi canto una storiella pure. Ma fa male il vino? Non fa male. Non fa male. Chi l'ha detto? Cos'è che fa male? Il lavoro fa male. Il lavoro fa male. Ma quindi tu nasci come artista perché tu sei un pittore. Pittore monocromatico, però non essenziale. Mi hanno detto anche, ma dove fa le mostre? Ma guardi, qui siamo un po'... Li trovi un po' in tante case, non è un po' tipo la Bansky. Pittore monocromatico, vero? Cioè, vuoi il rosso, ti faccio il rosso, bianco, giallo. Tu sei la roccia. No, che roccia. Sei ancora? Eh sì, Madonna! Roccia! Senti un po'? Aspetta, accede un pochino, no, neanche! Questa è argilla con limo, con un po' di anche sabbiosa, si può dire. Dopo ci sono le zone qui da noi tutta sabbia. La mamma di Dario faceva scuola a Castorano. Mia madre è stata 15 anni. Quindi c'è un legame territoriale. No, ma abbiamo fatto un caramba che sorpresa. Ma sì? Letteralmente sì. Ma tu che sei un figlio della maestra Segoni? Esattamente. Cioè sì, era mia mamma. Viene chiamato Bordeaux perché? Allora, lì la storia è partita con la pastorisi. Lasciamo perdere. E dici che perché ragazzata. la Sardegna non c'entra una mazza. Esatto. Allora, ci sono ipotesi. Ti posso dire, quella dei pastori sardi non esiste, perché qua i pastori sardi non ci sono mai stati. Oltre al fatto che i pastori sardi non hanno mai fatto vino in vita loro. Però io... No, magari hanno portato i capi, dicono, per fare l'acquaticcio, diceva. Ma sì, poi quando raccoglievano l'uva, dai su. I contadini hanno cominciato a fare dei disastri qua, insomma. No, ma qui la zona nostra, sinceramente... No, neanche tanto. Neanche tanti, perché vedi, anche qui da noi sono tutti ancora a filare, queste sono vigne vecchissime. E invece in Abruzzo hanno fatto i tendoni sono un'altra viticoltura, secondo me, non so se la azzecco o meno, però diciamo che se qui magari piantavano a 1,5 metri, lì fai i tendoni 1, 2, 3, 4, poi dopo tutti i rami sopra, insomma io non sono un grosso esperto di tendoni. Questo qui è Sangiovese, dopo lassù c'è la vigna ancora un pezzettino di Trebbiano che è ancora più vecchio, diciamo, quello lì all'inizio. Non si sa quanti anni te in realtà. Però ne fai poco tu di Trebbiano. Ne faccio quello che c'è? Sì. Che sono 3.000 bottiglie. 3.000 bottiglie, sarebbero circa 7, 14, 30, 40 quintali di vino. Però da parte Clara qua chi c'è attorno? C'è qualcuno che fa cose buone o no? Marco ha insegnato a tutti a fare il vino, di conseguenza qui un vino scartarello non c'è. Un bevitore, ecco, poi si capisce come mai. Mio padre ha sempre bevuto, anche adesso se mancava il vino rosso, poi adesso lo vado a comprare, diceva la Clara Marcelli, perché tu non me lo fai, non mi risali mai il vino dalla cantina, stava incazzato nero, sempre. Lui diceva sempre, no, ti piace questo vino? No. Ma sempre devi dire sempre mai, dice, oh, questo è veramente buono, niente, mai. Lui era un po' più amante dei vini, quelli proprio apri la cannella e bevi. No, ma quella è una storia sotto la botte. Io quando ero ragazzo ne bevevo 4 litri al giorno, no, 2 a pasto. 2 litri a bene. pasto, no, faceva bene, perfetto, che quei tempi proprio ci veniva da ridere. Comunque poi le Marche era il paese dove c'erano più alcolizzati, la regione con più alcolizzati d'Italia. Mio nonno mi diceva, quando ti lavi la faccia chiudi la bocca, non provare l'acqua, perché nel senso che lui non l'ha mai provata, lui è stato un ardito della prima guerra mondiale. Madonna. E praticamente è tornato alcolizzato, un po' così vivace. Io non l'ho visto mai un giorno veramente... dice, sobrietto, sta normale. Eccolo! Mio nonno portò la botte vicino al letto, poi i figli lo portarono perché dopo cacchio vai. Voleva portare cioè pur la notte voleva stare tranquillo. Con la cannuccia così. Era fantastico, però ha fatto una sbornia unica. Una sbornia unica. Sbornia secca. Dalla prima guerra mondiale fino a quando è morto. Mio padre raccontava che una volta beveva e praticamente come beveva gli usciva dal naso, era pieno, cioè proprio pieno fino a qui.
e voleva bere e basta. La colazione classica sua, me la ricordo sempre, era un uovo sodo con il sale e bicchieri di vino. Poi dopo partiva al paese a bere. Si narra la famosa leggenda del carnevale, no? Dai, quella tocca. Quella ti tocca, dai. Siamo di aneddoti. A Offida stavo sul carro, che c'era un carro gestito da mio cugino, poi era il cugino di Offida, per 6 ore, così ho fatto. E ho bevuto quasi di continuo, non so quanto vino ho bevuto. Dopo c'era i velourd, lì è tutto il fuoco, quello che bruciano questi fasci di canne in mezzo al paese, e praticamente sono tornato a casa tutto bruciacchiato. Dopo il giorno dopo uno mi ha detto: ma ti ho visto camminare in mezzo al fuoco. Ma può essere che dopo mia mamma ha detto: il giubbotto tutto bruciato, dove sei stato? Dicendo, ho capito, ho ricollegato che stavo, non so dove stavo. Ho telefonato ai amici miei, dice era alle 11, ma dove state? E quelli erano tornati a casa, in realtà, e ancora pagavo per Offida. Quando poi in realtà vengo a parlare con voi e si parla di pale eoliche e pannelli solari, voi cominciate a urlare. Diciamo che a me me l'hanno a tradimento, una mattina non c'era, dopo 15 giorni c'era, però che fai? Noi quando facevamo politica ai tempi nostri andavamo lì, discutevamo dei problemi, questo ti fa, riuscivi anche a indirizzare un po' il comune, quelli che ti stavano dietro, quelli che erano stati eletti così. Adesso all'arrembaggio è una cosa che sì, no, assolutamente. Tu l'inglese lo parli bene? Che ti dica a fare? A Vini Veri, io e Marco ci ammazzavamo dalle risate perché avevano i banchetti vicini. Allora arrivavano degli stranieri che gli parlavano in varie lingue. Lui gli parlava in ascolano e facevano finta di capirsi. Io e Marco si sentivamo male dalle risate perché c'erano grandi discussioni dove lui parlava in dialetto e quelli parlavano le lingue più strane. In dialetto è dura, dunque, allora raccogliamo l'uva in campagna, ripartiamo. Questo ci siamo. Ci siamo, maciniamo e poi la pressiamo. Poi dopo pigliamo. Faceva partire la fermentazione spontanea, così parte. Finita la fermentazione è italiana. Ci siamo, anche lì. Il dialetto è anche cambiato tantissimo, perché quello che parlava mia nonna già ogni tanto si risente qualche termine che non si riesce nemmeno a capire che significa. E sulla questione dei vini naturali? Per me sono quelli che in campagna non gli è stata niente assolutamente. I vini naturali che faceva mio padre, che a giugno già porca madonna ci ferrata. Vedi come stanno venendo fuori. Nel senso che diventava aceto, non riuscivo più a berlo. Quelli erano proprio super naturali, però quello lì l'aceto dopo ti fa venire come si chiama? La cirrosi. C'erano degustazioni di vini alchemici. Porca madonna, che cazzo è sti vini alchemici? Praticamente sono i vini, non so, tu sappia, no? I vini alchemici è che tu trovi una vigna abbandonata, raspberry, così, lo raccogli, non puoi entrare in vigna quando sta male, intanto stai sull'ulietto, non sto in vigna, intanto. Poi dopo non puoi, cioè praticamente sono tutte teorie un po', secondo me un po' da rivedere, mica perché per carità tutto va bene, però quei vini lì, allora avevano organizzato uno che conoscevo, un amico, allora me l'ha fatto assaggiare. Questo non va chiamando questa mazzita. Cos'è? Chi c'è oltre a te qua? Vabbè, A parte Marco, te chi c'è? No. A 100 metri più avanti c'è Clara Marcelli. La famosa Clara, donna di grande famosa classe. produttrice. Io ero convinto fosse una donna sta Clara Marcelli, ma non esiste. Ma sì, è mia zia in è tua zia, vedi che si collega tutto. No, mia zia, ma qui le cantine sono tutte a nome di donne, perché comunque le donne erano disoccupate e le cantine facevano così, si regolarizzavano un po'. Ok. Secondo me, può anche darsi, non so. No, non riesco perché io non digesco più. Ieri sera io ho bevuto un po' di più. Un po' di più. Non scendiamo in particolari. Un po' di più, dopo stanotte un po' ho sofferto, in realtà ho sofferto un po'. Allora, questa qui l'etichetta è stata fatta, vedi qui esce un po' più sfumata, perché dici come arrivi qui il livello e incominci a vedere un po' sfumatello, l'idea era quella.
Sì, beh, Arsura perché avevamo praticamente una sete disumana sempre, avevamo sempre sta Arsura addosso che bevevamo le spugne. Arsura poi un nome, nei tempi nostri non c'era una bicicletta, una cosa, avevamo Arsura di tutto, Arsura senza sta sete voglia di... Era sta sete atavica di tutto, anche di donne, perché stavamo sempre a secco, in un periodo noi siamo stati sfigatissimi. Caraca, faccia lo pollaio, che de galline ce ne chiappa un paio, se fosse una bianca e l'altra nera, quando è